Allora, io lo scollo e quindi anche il video per poter fare appunto tutto il collo in tondo, ve l'avevo già spiegato in un video e vi lascio qui il link. Adesso insieme vi faccio vedere come andiamo a creare questo collo, in questo caso in questo maglione, e facciamo in questo modo. Allora, abbassiamo la telecamera. Allora, lo scollo del dietro era formato appunto da 15 maglie per le spalle, 26 per il collo e 15 per le spalle. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partire da queste 26 maglie che sono del collo. Per cui, avendo io 26 maglie, ok? Io divido 26 in due parti, ok? E 26 diviso 2 mi dà 13. Quindi io so già che dovrò eliminare 13 maglie da una parte e 13 maglie dall'altra, ok? Per fare ovviamente il mio collo. Quindi, ok, perché 13 e 13 mi dà 26 maglie totali, ok? Quindi che cosa vado a fare? Intanto andiamo a chiudere di colpo esattamente 8 maglie, ok? Totali. Poi piano piano andiamo a chiuderne 3, quindi vuol dire che 4 appartengono a questa e 4 appartengono a questa, quindi ne andiamo a togliere 3, dopodiché ne togliamo 2, quindi anche da questa 2, e poi andiamo a togliere piano piano una maglia, una maglia, una maglia e una maglia, ok? Quindi da questa parte la stessa cosa, cioè una maglia, una maglia, una maglia e una maglia, ok? Quindi il collo lo andiamo a suddividere in questo modo. Adesso andiamo a vedere insieme come ovviamente eliminarle. Allora, vi faccio vedere un attimino come ho delimitato appunto il maglione e vi faccio vedere appunto come siamo messi. Allora, qui abbiamo 15 maglie che sono le spalle, anche qui abbiamo le 15 maglie che sono le spalle e poi ci troviamo ovviamente al centro che è qua, ok? Avendo 26 maglie abbiamo detto che lo dividiamo e quindi diventa 13 da una parte e 13 dall'altra. Il mio centro è qua, quindi cosa vado a fare? Inizialmente andrò a togliere, come abbiamo detto, 8 maglie, quindi 2 e 4 da una parte, 2 e 4 dall'altra. Quindi queste maglie che ho delimitato andranno tolte tutte insieme in questo giro, ok? Poi abbiamo tutte queste da eliminare e tutte queste da eliminare e queste le elimineremo piano piano. Quindi andiamo a fare prima le 4 maglie da una parte e le 4 dall'altra, che in totale sono 8. Dopodiché andremo a toglierne 3 da una parte e 3 dall'altra. Poi proseguiamo con 2 da una parte e 2 dall'altra. E poi andiamo a fare una maglia e una maglia, una maglia e una maglia, una maglia e una maglia fino all'ultima, ok? E abbiamo delimitato praticamente tutto il collo in altezza. Adesso andiamo a farlo. Allora, vado a lavorare ovviamente a diritto e queste sono le 4 maglie del bordo. Dopodiché proseguo sempre tutto a diritto. Queste sono le mie spalle, diciamo così, quindi tutto a diritto senza toccare niente. E adesso mi ritrovo con il primo marker perché questo mi delimita appunto lo spazio del mio collo. Quindi vado tutto dritto. Fino ad arrivare al marker, cioè qua, che mi indica dove devo togliere praticamente le maglie. Quindi andiamo a togliere praticamente
4 maglie da una parte e 4 maglie dall'altra, quindi un totale di 8 maglie chiudiamo. Per cui cosa vado a fare? Vado a fare un diritto, un altro diritto e a cavallo la prima maglia sopra la seconda. Proseguo e siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, tolgo il marker e 8. Ok? Ho iniziato a, diciamo così, delimitare il collo. Adesso cosa faccio? Proseguo esattamente tutto a diritto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e proseguo ovviamente tutto a diritto fino alla fine del ferro. E ovviamente qui cosa c'è? C'è il mio bordino che è tutto a diritto. Giro il lavoro e mi ritrovo sul rovescio del lavoro. Sul rovescio del lavoro vado a fare tutte queste maglie a rovescio, tranne l'ultima che viene passata senza essere lavorata. Quindi vado a fare queste mie maglie ovviamente a diritto, dopodiché proseguo tutto a rovescio, fino ad arrivare questo è il marker che mi delimita il collo. Adesso ci troviamo all'ultima maglia che passo semplicemente senza lavorare, ok? Adesso mi ritrovo invece da questa parte. Da questa parte devo unire ovviamente il filo, quindi vado a prendere un altro gomitolo, allora aggiungiamo il filo e iniziamo a togliere le prime 3 maglie, perché ovviamente le 4 le abbiamo già fatte. Quindi vado ad aggiungere il filo e vado a fare un rovescio, un secondo rovescio e passo il primo sopra il secondo e in questo caso ho tolto una maglia e sono una, due, e 3. Procedo tutto al rovescio e ovviamente le ultime maglie le lavoro a diritto. Ok? Quindi queste 4 vanno sempre lavorate a diritto, sia sul rovescio che sul davanti del lavoro. Giro adesso il lavoro e mi ritrovo praticamente sul davanti. Allora, quindi qui ricapitoliamo, abbiamo tolto 4 maglie e qui stiamo togliendo praticamente 3 maglie. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo semplicemente a lavorare le maglie a diritto, dove sono a diritto,
quindi tutto il ferro a diritto. E arriviamo praticamente alle ultime maglie. Quindi passa. Allora, l'ultima maglia non la lavoriamo, ma la passiamo semplicemente in questo modo. Ok? Adesso ci troviamo da questa parte. Da questa parte dobbiamo andare semplicemente ad eliminare altre 3 maglie, come abbiamo fatto prima. Quindi cosa facciamo? Una maglia la passiamo senza lavorarla, passiamo anche la seconda senza lavorarla e accavaliamo la prima sopra la seconda, e in questo caso abbiamo eliminato una maglia. Procediamo in questo modo, quindi 1, 2 e 3, e abbiamo eliminato anche in questo caso 3 maglie. Proseguiamo tutto a diritto fino alla fine del ferro. Allora, sul rovescio del lavoro vado a fare queste 4 maglie ovviamente a diritto, vado a fare tutte le maglie in questo caso a rovescio, tutte a rovescio fino alla penultima. L'ultima maglia non si lavora. Arrivate all'ultima, quindi cosa faccio? La passo semplicemente e sposto il filo davanti. Mi ritrovo da questa parte e da questa parte devo andare praticamente ad eliminare 2 maglie, perché come abbiamo detto dovevamo, cioè ci troviamo in questo caso, così ve lo faccio vedere meglio, abbiamo tolto queste 8 maglie, abbiamo, quindi 4 e 4, abbiamo fatto le 3 e le 3, adesso ci troviamo alla 2, quindi da questa parte, e dobbiamo andare ad eliminare anche questa, ok? Quindi da questa parte dobbiamo andare a togliere 2 maglie e facciamo la stessa cosa, cioè che abbiamo fatto prima, cioè una maglia la passiamo, passiamo anche la seconda, e poi passo la prima sopra la seconda. In questo modo ho tolto una maglia e sono una e 2. Ok? Proseguo adesso tutto a rovescio. Fino alla fine, e queste 4 ovviamente le vado a fare a diritto. Sul diritto del lavoro chiaramente vado a fare tutte le maglie a diritto, fino ad arrivare praticamente alla penultima. Ok? Che non viene lavorata, quindi la passiamo semplicemente senza lavorarla. Ok? Adesso ci spostiamo da questa parte e andiamo ad eliminare praticamente 2 maglie, e le 2 maglie le eliminiamo in questo modo. Quindi, come abbiamo detto prima, passiamo la prima, passiamo la seconda, passiamo la prima sopra la seconda. Quindi 1, abbiamo eliminato una maglia e 2 maglie. Ok? Proseguiamo tutto a dritto. Fino alla fine, e queste ovviamente vanno a dritto. Da questa parte lavoro le prime 4 a dritto e tutto il resto a rovescio. Naturalmente
Ricordatevi che l'ultima maglia, cioè questa, non va lavorata ma solamente passata. Quindi l'ultima maglia, come abbiamo detto, la passiamo e portiamo il filo in avanti. Da questa parte dobbiamo iniziare ad eliminare una maglia. Quindi andiamo a fare sempre lo stesso procedimento. Passiamo una maglia senza lavorare, passiamo la seconda e accavalliamo la prima sopra la seconda, in questo modo, e abbiamo tolto una maglia, quindi 2 e 3. Proseguiamo tutto a rovescio fino ad arrivare qui e queste 4 le portiamo a dritto. Allora, da questa parte andiamo tutto a dritto fino all'ultima maglia che viene solamente passata. Ok, quindi l'ultima la passiamo semplicemente senza lavorare. Ci troviamo da questa parte e dobbiamo andare ad eliminare un'altra maglia. Quindi cosa facciamo? Passiamo una maglia semplicemente senza lavorare, passiamo la seconda e passiamo, cioè accavalliamo la prima sopra la seconda, in questo modo. Proseguiamo a diritto. Fino alla fine del ferro. Adesso proseguite da soli, eliminando appunto queste 3 maglie e queste 3 maglie, ok? Quindi segnatevi sempre 1, 1, 1, 1, ok? E ci vediamo alla fine del collo. Allora, come potete vedere io ho proseguito, sono arrivata alla fine delle diminuzioni per appunto fare il collo e adesso non dobbiamo fare altro che proseguire a dritto sia da questa parte che da questa. Ricordatevi sempre di fare i 4 a dritto da qua e i 4 a dritto da qua sul dietro del lavoro e qui ovviamente tutto a rovescio. Allora, come possiamo sapere esattamente dove dobbiamo arrivare? Andate praticamente a contare il numero di ferri, praticamente, che avete fatto, ok? Quindi 1, 1, 1, ok? Contate tutte queste linette fino alla fine, ok? E in questo caso le contate anche qui, da questa parte, quindi da qui fino a, ovviamente, a dove dovete arrivare e sapete esattamente dove poi dovete chiudere il lavoro, ok? Nel mio caso sul dietro io ho totalizzato esattamente 95 ferri, ok? Quindi anche da questa parte, cioè sul davanti, dovrò totalizzare esattamente 95 ferri e ovviamente al 95esimo vado a chiudere le maglie. Allora, arrivata all'altezza desiderata, nel mio caso 95 giri, vado a chiudere tutte le maglie. Le chiudiamo ovviamente come abbiamo imparato, per cui sul diritto vado a chiudere a diritto e ovviamente in questo caso è tutto diritto, perciò chiudiamo tutto a diritto. Ok? Proseguite ovviamente in questo modo fino alla fine del ferro.
ovviamente nell'ultimo tiriamo e andiamo a tagliare il filo. Quindi tagliamo il filo, andiamo a fare il nodino. Ok? Quindi questo è il primo pezzettino. Adesso proseguiamo anche da questa parte e andiamo a chiudere tutte le maglie. Allora, terminato, e quindi abbiamo chiuso da una parte e dall'altra, adesso non ci resta che andare praticamente a creare il collo, perché lo andremo ad applicare sopra e vi farò vedere anche come si cuce, visto che molti di voi mi hanno chiesto come si cuce il collo, e andremo anche ovviamente a chiudere il gilet. Ok, allora per prima cosa andiamo a cucire le spalle tra di loro, per cui cosa andiamo a fare? Andiamo a posizionare il pezzo dove c'è appunto il collo e il pezzo dove c'è la spalla e quindi la schiena. Cosa andiamo a fare? Allora, io in questo caso ho deciso di lasciare una sorta di bordino visibile nella spalla e vi faccio vedere come andiamo praticamente a cucirlo. Allora, per prima cosa, abbassiamo la telecamera così vedete meglio. Vado praticamente a posizionare questa chiusura della spalla, perché poi vedete che qui rientra con il collo, con l'altra chiusura e ne metto praticamente una sopra l'altra, in questo modo, ok? Ovviamente andate magari a mettere qualcosa che comunque la fermi e iniziamo praticamente la cucitura. Allora, per prima cosa montiamo ovviamente l'ago, io in questo caso l'ho già fatto, con il filo che abbiamo lasciato della cucitura stessa e andiamo praticamente a cucire e cuciamo in questo modo. Ora ve lo faccio vedere. Allora, per prima cosa dovete capire che andiamo praticamente a lavorare all'interno di queste V. Quindi questa è la mia prima V, mettiamola in questo modo. Questa è un'altra V, questa è un'altra V, questa è un'altra V. Vedete? Ok? Quindi io non faccio altro che andare a cucire all'interno di queste V. Quindi cosa vado a fare? Vado semplicemente a posizionare il lavoro in questo modo. Quindi vado a posizionare la V, cioè l'ago all'interno della V, quindi prendendo il pezzo di sotto con ovviamente il pezzo di sopra. Quindi infilo l'ago in questo modo, così li unisco, e poi vado a lavorare in questo modo. Cioè, vi faccio vedere. Allora, posiziono l'ago da questa parte e iniziamo a lavorare in questo modo. Punto l'ago da questa parte e lo faccio uscire da questa V. Punto l'ago qui e lo faccio uscire in questa V. Di nuovo, punto l'ago da questa parte e lo faccio uscire nella V che praticamente sta davanti al filo, ok? Quindi io punto l'ago qua, qui c'è la V che ha il filo e io punto l'ago dove c'è la V. Quindi
tiro e vado a giocare in questo modo. Quindi di nuovo punto l'ago qui, lo faccio uscire nella V dopo il filo, ok? Quindi punto l'ago qui c'è il filo, quindi lo faccio uscire nella V successiva al filo e tiro. Di nuovo, cosa vado a fare? Punto l'ago in questa V, qui c'è la V col filo e lo devo far uscire nella V successiva, quindi da questa parte. Di nuovo, punto l'ago qui e lo faccio uscire nella V successiva e faccio questo gioco per tutto il ovviamente il pezzo che mi serve, quindi per tutto questo pezzo di spalla. Per cui di nuovo cosa vado a fare? Vado semplicemente a puntare il l'ago qua, quindi nella maglia precedente a dove c'è il filo, lo faccio uscire nella maglia successiva al filo e tiro. Di nuovo, punto l'ago nella maglia precedente, faccio uscire l'ago nella maglia successiva al filo e tiro. Nella maglia precedente lo faccio uscire dalla maglia successiva e tiro. Ok? E facciamo così fino alla fine. Arrivati praticamente alla fine, sistemo bene la maglia, quindi vado a fare sempre allo stesso modo, esco nell'ultima maglia, rientro di nuovo e vado a finire da questa parte, così, ok? Ovviamente il filo lo passo dall'altra parte, cioè passo l'ago e il filo dall'altra all'interno, giro un attimo. Allora, come vedete sul dietro si forma una sorta di, diciamo così, protuberanza e vado praticamente semplicemente a nascondere il filo, quindi lo passo tutto intorno in modo tale da nascondere un po' il filo e poi semplicemente lo taglio. Allora, fate ovviamente la stessa cosa per l'altra manica, cioè scusate, l'altra manica, per l'altra spalla, e in questo caso la prima cosa che noi praticamente andiamo a creare è praticamente il legame tra le spalle e quindi il collo, ok? Adesso non dobbiamo fare altro praticamente che andare a creare il collo e semplicemente ad attaccarlo. Come lo attacchiamo? Lo attacchiamo con la stessa tecnica che vi ho insegnato adesso, cioè con questa tecnica. È abbastanza semplice, sembra magari difficile, però non lo è. Adesso vi faccio vedere come dobbiamo impostare il collo e andiamo praticamente a vedere esattamente come fare. Allora, per andare a appunto creare il collo, andiamo a riprendere i ferri del 4,5, ok? E io adesso non vado a rifare il collo con voi perché ve l'avevo già spiegato come fare in un link che vi lascio qui sopra.
L'unica cosa che vi voglio spiegare in questo momento è come dovete calcolare il collo. Allora, per calcolare il collo non dovete far altro che, diciamo così, allora, ve lo disegno un attimo. Allora, per creare il collo, che poi andrà in tondo ovviamente in questo modo, perché andremo ovviamente a cucirlo qui sopra, ok? Dovete misurare esattamente 52 centimetri, ok? Adesso vi spiego. Allora, io questi 52 centimetri, nel mio caso, corrispondono esattamente a 104 maglie. Quindi cosa significa? Che io con i ferri del 4,5 andrò praticamente a montare esattamente 104 maglie, ok? Che corrispondono appunto a 52 centimetri. Ovviamente voi, in base al vostro filato, eccetera, vedete un attimino a quanto corrispondono 52 centimetri. Detto questo, vi do un altro indizio che vi può aiutare. Allora, generalmente il collo, quando noi andiamo a farlo, andiamo ad utilizzare, diciamo così, lo stesso motivo che abbiamo utilizzato per o appunto il polsino oppure per l'elastico di sotto appunto del maglione o in questo caso del gilet. In questo caso è ovvio che non vado a fare tutto questo procedimento, però siccome abbiamo utilizzato appunto un diritto ritorto e un rovescio sul diritto del lavoro e sul rovescio un rovescio ritorto e un diritto, usiamo la stessa tecnica anche per il collo. Quindi, ripeto, monterò sul ferro 104 maglie e andrò a lavorare esattamente 3 centimetri facendo appunto con il primo ferro un diritto ritorto e un rovescio e col secondo ferro andrò a fare un diritto e un rovescio ritorto. Questo lo vado a fare esattamente per 3 centimetri, ok? Adesso insieme vediamo proprio l'inizio e successivamente andate ovviamente a farlo da soli perché ve l'ho già spiegato ed è inutile che io continui di nuovo a rifare un video su quel tipo di collo perché non avrebbe senso e ci vediamo direttamente a collo terminato. Allora, montate le maglie, andiamo direttamente a fare come abbiamo fatto per l'inizio, quindi andiamo a fare un diritto ritorto, quindi prendendo la maglia ovviamente da dietro, alternandola a un rovescio. Quindi andiamo a fare tutto il giro in questo modo, quindi un diritto ritorto e un rovescio. Facciamo questo gioco, ovviamente, quindi un diritto ritorto e un rovescio, per ovviamente tutto il ferro. Il secondo giro andiamo a fare come abbiamo fatto ovviamente per l'inizio praticamente del nostro gilet e andiamo a fare semplicemente un diritto e un rovescio ritorto, quindi prendiamo la maglia da dietro, ok? Quindi alterniamo un diritto ad un rovescio ritorto, diritto, rovescio ritorto. Facciamo questa cosa fino alla fine del ferro, ok? Adesso continuiamo ad alternare questi due ferri praticamente per 3 centimetri, ok?
Allora, ho proseguito per circa 2 centimetri e mezzo e non 3 e adesso inizio praticamente il motivo vero e proprio del collo, quindi andiamo praticamente ad aumentare le maglie e così via. Andate a vedervelo e una volta terminato ci rivediamo per vedere come appunto cucirlo nello scollo. Io ho terminato praticamente il collo e mi risulta esattamente, ovviamente andiamo un po' ad allungare, ad allargare un po' e siamo praticamente a 52 centimetri, ok? Adesso non dobbiamo far altro che posizionare il collo ovviamente sul nostro lavoro. Quindi prendiamo il nostro lavoro, ok? E andiamo a posizionare il collo intorno. Quindi lo posizioniamo praticamente in questo modo, lo sistemiamo bene. Ovviamente andremo a chiudere da questa parte in questo modo così i lembi e dopodiché andiamo semplicemente a cucirlo come vi ho spiegato precedentemente con questa cucitura. Quindi adesso lo sistemiamo tutto intorno e poi andiamo a cucire. Allora, per prima cosa io mi sono segnata la metà del collo, ok? Quindi ovviamente vi contate tutte le maglie, cioè, che ci sono da questa parte e arrivate alla metà di queste. Arrivate praticamente alla metà, vi segnate, io in questo caso ho usato uno spillo, la metà del collo e andate poi praticamente, ovviamente si lavora sul davanti del lavoro, cioè sul diritto, scusate, non sul davanti, sul diritto del lavoro, ok? Quindi si va a cucire sul diritto. Ovviamente la metà è da questa parte, quindi io posizionerò il mio collo iniziando da qui, ok? È chiaro che non importa che voi questo pezzettino lo portiate qua sopra, cioè basta che voi lo sistemiate come più vi interessa fare. L'importante è che, ad esempio, qui c'è un pezzettino del maglione, diciamo così, che è uscito un po' male e questo sicuramente andrà coperto con la cucitura del collo e ovviamente una volta coperto non si vedrà, non si andrà a vedere, ok? Quindi andate praticamente a posizionare il collo esattamente dalla metà del maglione, ok? Posizionato questo, cioè fatto questo, iniziamo praticamente a sistemare il collo, magari ve lo pinzate con degli spilli in modo tale che sia fermo, ok? Più o meno ve lo sistemate in questo modo e poi piano piano andiamo praticamente a cucirlo tutto intorno. Quindi iniziamo la nostra cucitura, andiamo a prendere praticamente il filato e lo infiliamo nel lago. Allora, visto che io ho utilizzato praticamente un filato abbastanza grosso, diciamo che tenderò a dividere il filato e quindi andrò a cucire praticamente con solo due, diciamo così, filini, in modo tale che non diventi poi la cucitura troppo grossa. Ok? Allora, ci troviamo praticamente alla metà del lavoro, quindi io vado a fissare l'ago, quindi entra esattamente dentro la V e tiro ovviamente il filo in modo tale che ho iniziato a fissare il mio lavoro. Adesso cosa vado a fare? Vado semplicemente a saltare questa V, ok? E vado direttamente in questa. Quindi butto l'ago qua dentro,
ed esco esattamente da questa parte, ok? Quindi vado semplicemente a cucire da questa parte. Cosa vi ho detto già altre volte? Che punto l'ago praticamente all'interno di questa maglia, che è prima del filo, quindi vado a fare da questa parte e da questa parte e vado semplicemente a cucire, ok? Cosa faccio? Di nuovo rinfilo l'ago da questa parte ed esco dall'altra parte. In questo modo. Di nuovo entro prima, cioè nella maglia prima o comunque nella V che c'è prima del filo ed esco nella V successiva al filo. Ok? E proseguo in questo modo per tutta la circonferenza del collo. Ne facciamo ancora un'altra insieme, quindi entro da questa parte ed esco da questa parte. Aspettate che si è incastrato qui. E tiro, ok? Come vedete esce una cucitura invisibile perché ovviamente il filo non si vede, ok? Quindi proseguite adesso da sole per tutta la circonferenza del colletto. Allora, come potete vedere, il collo adesso è stato praticamente tutto attaccato. Lo mettiamo da questa parte, quindi come vedete con questa diciamo così tecnica viene semplicemente attaccato e non si nota nessun tipo di cucitura o comunque diciamo così nessun tipo di sbavatura nel lavoro. E adesso semplicemente si va a chiudere questa parte del collo, ok? Sempre con una cucitura invisibile, con questo filo che era avanzato ovviamente dalla chiusura delle maglie inizialmente, e andiamo adesso a chiudere qua. Allora, la chiusura invisibile da questa parte è la stessa che poi andremo a fare per praticamente i fianchi ed è più o meno la stessa cosa per cui io vi dico sempre, quando andiamo a fare praticamente il vivagno, di fare un rovescio e lasciare una maglia durante il primo ferro. Perché? Perché si va a creare praticamente una sorta di diciamo così, V che rappresenta appunto ogni maglia, sia da una parte che dall'altra. Quindi noi che cosa dobbiamo andare a fare? Andiamo semplicemente a raccogliere la maglia, quindi la uniamo da questa parte e adesso cosa facciamo? Andiamo ad aprire praticamente all'interno della V che noi troviamo, allora dobbiamo andare a cucire intanto da una parte e dall'altra, da questa parte a questa, da questa a questa, ok? Quindi andiamo semplicemente ad aprire la V, a prendere la maglia che c'è qua e andiamo a infilare il filo. Andiamo anche da questa parte, apriamo la V da questa e tiriamo il filo. Stessa cosa facciamo da questa. Apriamo la V, vedete che se noi andiamo ad aprire la V,
che troviamo qua, troviamo una specie di linetta che è praticamente la maglia. Andiamo a infilarci il lago, tiriamo e semplicemente cuciamo. Da questa parte apriamo la V e andiamo a prendere il filo. Stessa cosa facciamo da questa parte. Apriamo questa V, ci spostiamo da questa e andiamo ad aprire questa V. Prendiamo la V da questa parte, ritorniamo da questa, apriamo la V, ci spostiamo qui, raccogliamo la V, raccogliamo la V da questa parte e adesso, come vedete che c'è una cucitura che praticamente è quasi invisibile, non sembra assolutamente che qualcuno abbia cucito. Quindi andiamo a spostare il lago all'interno del lavoro, lo fermiamo in qualche modo da qualche parte, andiamo a fare un nodino in modo tale che sia fermo il lavoro e poi nascondiamo praticamente il filo. Lo annodiamo un pochettino e andiamo praticamente semplicemente a tagliare. E il nostro collo anche da questa parte praticamente è terminato. Quindi come vedete il collo è venuto perfettamente in ordine. È chiaro che tutti questi filicini li andiamo poi a togliere, quindi spostiamo praticamente tutti i fili qui intorno e li tagliamo perché non ce ne facciamo più niente, non ci servono. E adesso andiamo direttamente a cucire i nostri fianchi. Allora, abbiamo terminato il collo, adesso non ci resta che andare praticamente a cucire queste parti, ok? Da una parte e dall'altra. Allora, se vi ricordate, io agli inizi vi ho detto di lasciare praticamente un marker o comunque anche un filo va bene, che segni o comunque delimitasse praticamente l'inizio degli scalfi. Quindi l'abbiamo sia da questa parte che da questa parte. Ok, queste delimitazioni ci serviranno ovviamente per andare poi a cucire, perché noi partiremo da qui a cucire, però dobbiamo arrivare esattamente qua, ok? In modo tale che poi il giromanica, cioè lo scalfo comunque, sia esatto da questa parte e coincida poi anche da questa parte, ok? Quindi andiamo adesso a vedere come si cuce da questa parte e vi faccio vedere come dobbiamo andare a unire le parti e a cucirle in maniera invisibile. Allora, per questo tipo di cucitura invisibile, come vedete, noi abbiamo innanzitutto qui ci sono una serie di V che rappresentano appunto le nostre maglie e anche da questa parte abbiamo una serie di V e ovviamente queste sono praticamente dell'elastico, ok? Quando poi saliamo su troviamo una serie di V che sono esattamente queste qua, ok? E che appartengono ovviamente alla nostra maglia rasata e che sono appunto date
dal tipo di vivagno che vi faccio fare. Questo perché? Perché noi non andiamo ovviamente a cucire qua, ma andremo a cucire all'interno di ogni V. Se voi aprite, all'interno di ogni V trovate la maglia, cioè questa, ok? Voi quando andate a cucire passerete il filo da questa parte, ovviamente tirate tutto. Io adesso questo non lo devo fare perché dobbiamo iniziare dall'inizio, e poi ovviamente a questa V, cioè a questa maglia, corrisponderà ovviamente la V da questa parte, che è ovviamente questa, ed è rappresentata ovviamente dal vivagno, che ovviamente vi faccio fare io, ok? Adesso io non riesco a prenderla qua, però poi quando andiamo a cucire la prendiamo, va bene? Quindi andremo a cucire come sempre da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra. L'importante è che non saltiamo maglie, ok? Allora, io vi dico sempre anche questo, e questa volta io non l'ho fatto perché ho sbagliato, di lasciare sempre una gugliata di filo, perché questo filo qua in teoria ci serve per andare a cucire, quindi chi l'ha lasciato cucia direttamente da questo. Io in questo caso è molto corto, per cui non ce la faccio a cucirlo tutto, per cui andrò a metterne uno nuovo di filo, ok? Quindi partiamo per ipotesi. Allora, andremo ovviamente a cucire qua sopra, ok? Quindi montiamo il filo da questa parte e lo andiamo praticamente a prendere anche da questa. Cerchiamo in qualche modo di posizionare, diciamo così, le due parti alla stessa altezza e iniziamo a partire. Allora, siamo da questa parte, quindi ci dobbiamo spostare da questa, ok? Cosa andiamo a fare? Qui vedete che c'è una V, quindi aprite bene la V, trovate praticamente la maglia e andate a infilare il lago all'interno della maglia, ok? In questo modo. Da questa parte farò la stessa cosa. Di nuovo mi sposto da questa parte e trovo la seconda V, quindi andrò a prendere praticamente la nuova maglia di questa V. Quindi apro la V e mi ritrovo con la maglia e tiro il filo. Procedo in questo modo per tutte le maglie che mi ritrovo, ovviamente, quindi per tutte le V. Perciò entro qui, esco e rientro qui, e così fino ad arrivare qua su. Una volta che abbiamo concluso questo, poi vi faccio vedere come agganciarvi da questa parte. Allora, come vedete ho fatto una cucitura invisibile, quindi sono arrivata a qui e adesso ci ritroviamo alla nostra cucitura invisibile che in genere facciamo con il vivagno che vi ho sempre fatto vedere, e partiamo in questo modo, sempre con la V, cioè entriamo in questa maglia, tiriamo il filo e andiamo da quest'altra V, cioè quindi apriamo la V, tiriamo fuori la maglia e tiriamo il filo in questo modo. Da questa parte ci troviamo salendo in questa V, ci troviamo da questa parte, apriamo la V,
e tiriamo fuori e filo. Di nuovo da questa parte abbiamo questa V, filiamo il filo, andiamo da questa e tiriamo. Da questa parte ci troviamo qui, torniamo qui e tiriamo qui. Ok? Quando poi tiriamo un po' il filo in questo modo, le maglie si uniscono perfettamente. Ok? Quindi di nuovo ci troviamo da questa parte, quindi apriamo questa V, e passiamo il filo. Andiamo da questa parte, abbiamo questa V, apriamo, troviamo la maglia e infiliamo il filo. Di nuovo ci spostiamo da questa parte e da questa parte. Ok? Poi quando vogliamo unirli bene, tiriamo leggermente il filo e le maglie si uniscono da sole. Allora, proseguite in questo modo fino ad arrivare a dove appunto c'è il marcatore. Se ovviamente non avete il marcatore perché magari vi siete dimenticati eccetera, si arriva esattamente una maglia sotto questa ondina, ok? Una volta arrivati qua, come vedete abbiamo fatto giusto, quindi diciamo così l'ondina della maglia legaccio con l'altra ondina si sono praticamente unite. Andiamo a unire queste due ondine, mettiamola in questo modo, tiriamo un po' il filo, non tantissimo, e andiamo praticamente a, come al solito, infilare dentro l'ago verso questa parte, quindi entriamo all'interno della maglia e andiamo praticamente a chiudere il filo, quindi andiamo a fare un nodino, quindi infiliamo l'ago all'interno del nodo, tiriamo e andiamo a fare il nostro nodino. Dopodiché nascondiamo il filo che non ci serve, lo passiamo tutto intorno, e andiamo a chiudere le maglie, cioè scusate il filo, andiamo a tagliare. Ok, quindi abbiamo cucito la prima parte, come vedete, e adesso andiamo praticamente a fare la seconda. Quindi questo lo togliamo perché non ci serve più e andiamo a cucire da questa parte. Da questa parte facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra, quindi andiamo semplicemente ad unire quindi questi due, andiamo a fare una cucitura invisibile fino a su, fino allo scalfo, e diciamo che il nostro maglione o comunque il nostro gilet è praticamente pronto.